La maggior parte degli studenti di italiano ha problemi con l'accordo, anche chiamato concordanza. Aspetta però, la maggior parte degli studenti ha problemi o hanno problemi? Dopo aver visto questo video dirai, ah, questo video è stato una benedizione. Oppure è stata una benedizione. Stato o stata? E alla fine penserai, si continua sempre a imparare nuove cose, oppure si continuano a imparare nuove cose. Continuano. L'accordo o la concordanza è quel fenomeno per cui dobbiamo far concordare il genere, maschile o femminile, il numero, singolare o plurale, e la persona, prima, seconda o terza, tra i diversi elementi della frase. È uno degli aspetti più ostici per gli studenti di italiano, soprattutto per quelli che parlano lingue dove non ci sono certe categorie grammaticali, come per esempio il genere maschile e femminile, che in inglese non esiste, quindi fai ancora più attenzione se parli inglese. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. E ricorda che la trascrizione integrale con glossario si trova sul mio sito podcastitaliano.com. Ho anche preparato un PDF associato al video che ti consiglio di stampare e che potrai usare dopo aver visto il video per ripassare tutto quello che avrai imparato e anche fare degli esercizi che per questo video ti serviranno davvero molto. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR. Prima di passare ai casi problematici, ripassiamo le basi. L'accordo è quel fenomeno per cui diciamo il vino italiano ma la pizza italiana, o il vino italiano ma i vini italiani, o ancora il vino lo bevo solo a cena ma la pizza non la mangio mai a pranzo, oppure il vino è esportato ma i vini sono esportati, o infine noi esportiamo i nostri vini, ma voi esportate i vostri vini e loro esportano i loro vini. Ti lascio una tabella qui a schermo che riassume questi tipi di accordo. Se vuoi puoi mettere in pausa il video, ma la ritrovi anche nel PDF. Gli esempi di prima mostrano tra quali elementi della frase si deve realizzare l'accordo. L'articolo e il nome, per esempio il vino, le pizze, il nome e l'aggettivo, vino italiano, vini italiani, il nome e il pronome, il vino lo beviamo, le pizze le mangiamo, il soggetto e il verbo, che può essere anche al participio, io esporto, tu esporti, ma anche vino esportato, pizza ordinata, eccetera. E infine il pronome diretto e il participio, l'abbiamo bevuto, l'abbiamo ordinata, eccetera. Ti lascio tutte le combinazioni in questa tabella che trovi anche nel PDF. Queste sono le regole di base. Se hai un livello intermedio in italiano, le conosci già. Ma l'accordo ha dei casi particolari che possono sollevare dei dubbi. Questi casi dubbi hanno in comune il fatto che la categoria grammaticale, quindi genere, numero e persona, da un lato, e il significato dall'altro, non coincidono, ok? Abbiamo casi problematici di accordo di genere, accordo di numero e tre sia di genere che di numero. Partiamo dal primo tipo, cioè dai casi problematici per l'accordo di genere, che sono essenzialmente due. Il primo riguarda residui di parole o espressioni che in latino erano di genere neutro, che in italiano non esiste, come aliqua e omnia. Dobbiamo infatti ricordare che le espressioni qualche cosa e ogni cosa richiedono l'accordo al femminile, come mostrano i seguenti titoli di notizie da giornali e siti online. Chivu dopo il gol incassato dalla Juve al 91esimo. Bisogna cancellare qualche cosa accaduta nel passato. Ogni cosa era illuminata. Tina Modotti in lotta fra arte e vita. La parola qualcosa richiede invece l'accordo al maschile, nonostante nella parola ci sia cosa, che è un nome femminile. Lo vediamo ad esempio in questi titoli. Carlo Buccirosso torna in scena con Qualcosa è andato storto. Qualcosa si è mosso nell'Ecovas.
Ricorda, se dopo qualche cosa o qualcosa c'è un partitivo, cioè un aggettivo introdotto dalla preposizione di, allora l'accordo è sempre al maschile, come mostrano questi altri titoli. Nonostante tutto, anche i dati del 2024 lo confermano, ma occorre qualcosa di nuovo. Bermuda, scoperta imponente struttura rocciosa sotto l'oceano. Qualcosa di mai osservato prima. Il secondo caso problematico riguarda il lei di cortesia, quel pronome che usiamo per esprimere gentilezza e rispetto. Bene, gli aggettivi e i participi accordati a lei saranno al femminile se il lei si riferisce a una donna. Per esempio, lei è andata in Puglia, signora Bianchi? Oppure lei è molto brava, dottoressa. Ma se il lei si riferisce a un uomo, saranno al maschile. Guarda questi dialoghi. Lei è sicuro che farò un lavoretto pulito? Voglio che mio marito muoia, ma non che soffra. Lei è mai finito in galera? Io? Mai in 50 anni di onorata carriera. E quindi lei è sicuro che farà un lavoretto pulito? Lei è mai finito in galera? Lei è mai finito? Attenzione perché con i pronomi, diretti e indiretti, l'accordo di genere del lei è al femminile. In altre parole useremo i pronomi la e le e non lo e gli. Le farò un segno vocale. Detective, se accetterà il mio caso, le prometto un ampio compenso. Signore, sono l'agente Lloyd. Scusi per averla svegliata nel cuore della notte. Le farò un segno vocale. Detective, se accetterà il mio caso, le prometto un ampio compenso. Scusi per averla svegliata nel cuore della notte. Il terzo e ultimo caso problematico per genere è l'accordo del participio con il verbo essere e con i verbi che tecnicamente chiamiamo copulativi, cioè quei verbi che servono a collegare il soggetto a un nome o a un aggettivo, che hanno quindi una funzione analoga a quella del verbo essere, come per esempio divenire, diventare, apparire, parere, sembrare, rimanere, restare, risultare, rivelarsi, eccetera. Sarà più chiaro con gli esempi. Il suo arrivo è stato o è stata una sorpresa. Il premio è diventato o è diventata un'ossessione. Il nostro ritardo gli è sembrato o gli è sembrata una scortesia. La lotteria di beneficenza è risultata o è risultato un insuccesso. Come vedi, con questi verbi l'accordo di genere può realizzarsi tanto con il soggetto quanto con il nome che segue il verbo. Questo è un caso in cui l'italiano ti permette due opzioni. Probabilmente a te verrà più naturale fare l'accordo con il soggetto, quindi il suo arrivo è stato una sorpresa, ma sappi che sentirai spesso anche il suo arrivo è stata una sorpresa, quindi non ti sorprendere. Passiamo ora ai problemi legati al numero, i casi cioè in cui è la scelta tra il singolare e il plurale che può metterci in difficoltà. Il primo riguarda l'accordo del verbo con i cosiddetti nomi collettivi, che sono quei nomi singolari che però indicano un insieme di persone, cose, animali, eccetera. Ad esempio parte, centinaio, migliaio, milione e tutte le percentuali come il 10%, il 50% o costruzioni come la metà, 2/3, eccetera. Osserva attentamente il numero del verbo in questi titoli di giornale. La maggior parte dei migranti arrivati in Italia nel 2024 proviene da paesi sicuri. L'82% degli italiani vive in case di proprietà. Pesa l'età. La maggior parte dei cittadini è favorevole all'allargamento dell'UE. A Gaza 1 milione di bambini rischia la vita a causa del blocco degli aiuti umanitari. E quindi abbiamo visto l'82% degli italiani vive, la maggior parte dei migranti proviene, la maggior parte dei cittadini è, 1 milione di bambini rischia. In tutti questi esempi il verbo concorda per numero con il nome collettivo al singolare. Questo tipo di accordo si chiama accordo grammaticale ed è il tipo di concordanza che di solito si preferisce nella lingua scritta, soprattutto formale. Ma spulciando qua e là tra i titoli di giornale e nelle notizie, ci imbattiamo anche in casi in cui invece si usa il plurale. La maggior parte delle persone salvate non hanno mai ricevuto cure nel loro paese. In Bangladesh almeno 5 persone sono morte
e un centinaio sono ferite. 1 migliaio di persone hanno sfilato a Porto San Pancrazio per la Palestina. Oltre 1 milione di bambini a Gaza rischiano una morte di massa. E quindi la maggior parte delle persone non hanno ricevuto. Un centinaio di persone sono ferite. 1 migliaio di persone hanno sfilato e oltre 1 milione di bambini rischiano. In tutti questi esempi il verbo è sempre al plurale, nonostante il soggetto, che è espresso da un nome collettivo, sia singolare. Questo tipo di accordo si chiama accordo a senso, cioè accordo in base al senso, al significato, ed è comunissimo non solo nella lingua orale, e quindi per esempio la maggior parte delle persone sono venute, che è probabilmente più comune rispetto a la maggior parte delle persone è venuta, ma che è pure comune, come abbiamo appena visto in questi titoli, anche nella lingua scritta. Il secondo caso problematico di accordo per numero è quello in cui abbiamo non un solo soggetto, ma più soggetti che seguono invece di precedere il verbo, come nei seguenti esempi in cui sia l'accordo al singolare che al plurale sono possibili. E quindi è da sottolineare la qualità e l'originalità dei materiali, ma anche sono da sottolineare la qualità e l'originalità dei materiali. Oppure è da lodare la tenacia e la costanza con cui ha perseguito il suo obiettivo, ma anche sono da lodare. E concludiamo con il terzo e ultimo tipo di casi problematici di accordo che riguarda sia il genere che il numero allo stesso tempo. Il primo caso riguarda il sì passivante. Partiamo dagli esempi. Qui si studia l'accordo, che vuol dire qualcosa come qui è studiato l'accordo. Qui si studiano i casi problematici di accordo, cioè qui sono studiati i casi problematici di accordo. Come vedi abbiamo la particella si seguita da un verbo alla terza persona, singolare o plurale, studia o studiano, e da un oggetto diretto, l'accordo o i casi problematici di accordo. La costruzione è equivalente a una frase passiva tradizionale e quindi qui si studia l'accordo significa qui è studiato l'accordo o viene studiato l'accordo. E qui si studiano i casi problematici di accordo equivale a qui sono studiati o qui vengono studiati i casi problematici di accordo. Come vedi tra verbo e oggetto c'è un accordo di numero. Se l'oggetto è singolare, come l'accordo, il verbo è al singolare, si studia. Ma se l'oggetto è plurale, casi problematici, il verbo è al plurale, si studiano. Ma non è sempre così, come ti mostrerò ora. Ascolta con attenzione questo brano tratto dal romanzo Il deserto dei Tartari dello scrittore italiano Dino Buzzati. La diminuzione di organico obbligava a diradare lungo il ciglione delle mura le forze disponibili e si continuavano a fare diverse prove per ottenere con minori mezzi un servizio di sicurezza quasi altrettanto efficace di prima. Si dovette abbandonare alcuni corpi di guardia, attrezzarne altri con più materiale. Bisognò ricomporre le compagnie e dividerle nuovamente per camerate. In questa porzione di testo abbiamo 2 esempi di uso del sì passivante. Nel primo si continuavano a fare diverse prove, l'oggetto è plurale e il verbo, che in questo caso è una struttura più complessa di una singola parola, cioè si continuavano a fare, è al plurale. È dunque presente l'accordo per numero. Nel secondo si dovette abbandonare alcuni corpi di guardia, l'oggetto è al plurale e il verbo modale dovette è al singolare e quindi l'accordo per numero è assente. L'alternanza dei 2 tipi di costruzione con il sì passivante, quindi con e senza l'accordo per numero, in un testo scritto da un importante autore del Novecento ci indica che entrambe le soluzioni vanno bene. Se il verbo invece che all'imperfetto fosse stato al passato prossimo, avremmo avuto 2 possibilità. La prima è nessun accordo tra oggetto e participio, come in si è dovuto abbandonare alcuni corpi di guardia, dove l'oggetto corpi è maschile plurale e il participio dovuto è al maschile singolare. 2. Accordo sia per genere che per numero, come in si sono continuate a fare diverse prove, dove l'oggetto prove è femminile plurale e il participio continuate è anch'esso al femminile plurale. Riassumendo e semplificando, con il sì passivante
possiamo realizzare o non realizzare l'accordo con l'oggetto. Se realizziamo l'accordo, sarà un accordo sia di numero che di genere. Il secondo caso di accordo problematico, sia per genere che per numero, è quello tra i pronomi diretti di prima e seconda persona. Mi, ti, ci, vi. Quelli di casi come mi vedi, ti chiamo, ci guardano, vi ascoltano. E il participio. Ancora una volta partiamo dall'uso vivo della lingua. Ascoltiamo queste clip. La tua esperienza mi ha colpito davvero molto. La tua esperienza mi ha colpito davvero molto. La persona che parla è una donna, ma il participio è in O, mi ha colpito. Il pronome diretto mi si riferisce a una persona di sesso femminile, ma il participio non si accorda per genere. Ascoltiamo un altro spezzone. Quello che mi ha colpita tanto è come viene sviluppato il rapporto fra padrone e animale. Quello che mi ha colpita tanto è come viene sviluppato il rapporto tra padrone e animale. Anche in questo caso la parlante è una donna, ma questa volta il participio è in A, mi ha colpita. In sintesi, con i pronomi diretti di prima e seconda persona, se a parlare è una donna, si potrà scegliere tra il maschile o femminile. E il significato non cambia. È facoltativo, quindi non è obbligatorio, anche l'accordo del participio per numero. Vediamo queste clip. Ma quello che ci ha colpito di più sono sicuramente le case Mazzanti, con le loro facciate affrescate. Ma quello che ci ha colpito di più sono sicuramente le case Mazzanti con le loro facciate affrescate. Ci ha colpito, anziché ci ha colpiti. Ma ora guarda questo video. La crisi che ci ha colpiti dall'estate dell'anno scorso e la conseguente recessione di quasi tutti i paesi europei ha ovviamente comportato una caduta verticale delle importazioni. La crisi che ci ha colpiti. Qui invece abbiamo l'accordo al plurale, ci ha colpiti. Il ci si riferisce a noi italiani. Bene, siamo giunti alla fine del video. Ti ricordo che nel PDF abbinato al video, che avrai forse già scaricato, ma se non l'hai fatto lo puoi scaricare ora al link in descrizione o scansionando anche questo comodo codice, troverai un ripasso di tutto quello che abbiamo visto, ma anche molti esercizi davvero utili per metterti alla prova con tutti questi casi problematici. Perché sì, un conto è guardare un video come questo, ma sono gli esercizi che ti aiutano davvero a fissare i concetti in mente, oltre ovviamente ad ascoltare molto italiano. Questo è tutto, alla prossima!